il comunismo fosse riuscito a centrare i suoi obiettivi strategici, il risultato sarebbe stata la liquidazione del Partito Socialista Italiano. Eppure i dirigenti socialisti, salvo qualche rara eccezione, non mostrarono dubbi di sorta circa la validità di una scelta che toglieva loro ogni iniziativa e li condannava a muoversi nel quadro di una strategia che sfuggiva al loro controllo. Neanche le rivelazioni sui crimini di Stalin, contenuti nel famoso rapporto segreto letto da Khrushchev al 20° congresso del PQS, del Partito Comunista Sovietico, scosse le loro convenzioni. Solo la rivolta ungherese, brutalmente repressa dai carri dell'Armata Rossa, mise in crisi il principio, vissuto come una sorta di dogma religioso dell'unità della classe operaia, che aveva quale suo corollario logico, dati i rapporti di forza esistenti a sinistra, la subordinazione del PSI al PC. Non solo, per una componente non piccola del partito, la scelta di campo a favore del blocco sovietico restò valida anche dopo il 1956, tant'è che nel 1964 nacque il PSIUP, che fece del sovietismo ad oltranza la sua bandiera politica e ideologica. Comunque la rivolta ungherese fece uscire buona parte del gruppo dirigente socialista dal suo sonno dogmatico. Finalmente la realtà cominciò a apparire per quella che era. Nel cosiddetto campo socialista non c'era spazio alcuno per la libertà. Tutto veniva regolato dalla forza bruta di uno Stato-partito che in nome del proletariato perseguiva smisurate mete imperialistiche. Esemplari furono per la loro lucidità gli articoli con i quali Pietro Nenni sollevò cruciali interrogativi sulla reale natura dell'Unione Sovietica, interrogativi che il PC rifiutò sdegnosamente di prendere in considerazione, convinto com'era che la rivoluzione di ottobre aveva indicato all'intera umanità la strada da battere per giungere alla società senza classi e senza Stato. La chiusura mentale di cui diede prova il gruppo dirigente del PC di fronte ai fatti ungheresi rese impossibile un dialogo costruttivo fra comunisti e socialisti e indusse questi ultimi a rompere i vincoli organici che li legavano ai primi. Così, attraverso un travaglio lungo e doloroso, il PSI approdò sulla sponda occidentale, mettendosi alle spalle una parte di ciò che aveva caratterizzato la sua identità, o più precisamente la sua assenza di identità, che nella sostanza esso non era stato che una copia mal riuscita del PC. Se non che il processo di revisione ideologica non fu portato alle sue legittime conseguenze. Ciò risulta dalla lettura della Carta dell'Unificazione del 1966, che pure voleva essere un documento di riconciliazione con la cultura politica della socialdemocrazia europea. In essa era riproposto uno schema ideologico che poco aveva a che spartire con il riformismo. Si parlava poco di tendenze all'involuzione autoritaria e dittatoriale sempre presenti nel regime capitalistico e si definiva la democrazia liberale nient'altro che l'involucro istituzionale del dominio di classe della borghesia, quindi in buona sostanza un regime che doveva essere superato quanto prima. Il radicalismo della Carta dell'Unificazione molto probabilmente non esprimeva le convinzioni di fondo del gruppo dirigente del PSU, bensì la preoccupazione di non offrire un'immagine troppo moderata della nuova formazione partitica. Essa fu redatta sotto la pressione della propaganda marx-leninista, che aveva reso dominante a sinistra l'idea che l'Internazionale socialista era una forza al servizio degli interessi vitali dell'establishment capitalistico borghese. Resta il fatto che i principi ideologici della Carta dell'Unificazione mal si conciliavano con la politica che intanto i dirigenti socialisti conducevano nelle istituzioni e nel governo. Al contrario, tali principi legittimavano il sospetto diffuso soprattutto tra i quadri periferici e fra i militanti nei confronti della socialdemocrazia europea, nella quale l'ideologia marx-leninista aveva sempre indicato una mera razionalizzazione del dominio del capitale. Sicché non può sorprendere il fatto che l'atteggiamento antisocialdemocratico riemerse con rinnovato vigore dopo le elezioni del 68, i cui risultati furono vissuti come una sconfitta strategica. La scissione del 69 segnò il fallimento del tentativo nenniano
di creare un polo progressista autonomo rispetto al PC e tale da essere in grado, sia pure all'interno di una collaborazione di governo con la DC, di incidere significativamente sulla realtà sociale del Paese. La conclusione che molti trassero da tale fallimento fu che in Italia non c'era spazio alcuno per una politica riformista sotto le bandiere della socialdemocrazia, tanto più che proprio mentre si consumava la separazione fra PSI e PSD, il vento della contestazione studentesca prese a soffiare con grande forza sulla società italiana. L'ideologia marx-leninista incominciò a dilagare come un fiume che aveva rotto gli argini. Esso penetrò dappertutto, nelle università, nelle scuole, nei sindacati, nei partiti, nei giornali, nelle case editrici. Essere di sinistra in una tale congiuntura storica poteva significare solo una cosa: contestare le istituzioni e i valori fondamentali della civiltà occidentale e mobilitarsi per realizzare la fuoriuscita da un sistema sul quale la storia aveva emesso una sentenza inappellabile. Si formò un clima patologico nel quale il terrorismo ideologico la faceva da padrone. Chi non si identificava senza riserve con la prospettiva rivoluzionaria era considerato eo ipso come un lacchè della borghesia e quindi un traditore della classe operaia. Accadde così che i socialisti, in parte per convinzione, in parte per intimidazione, finirono per muoversi nella direzione in cui spingeva il vento della contestazione studentesca. Profondamente delusi dall'esperienza del centro-sinistra, esacerbati dal fallimento dell'unificazione socialista, preoccupati di apparire una forza moderata e attraversata da profondi dubbi circa la possibilità di poter svolgere un ruolo da protagonisti nella vita politica italiana, imboccarono una via che doveva portarli in un vicolo cieco. Nuovi legami, più o meno organici, furono allacciati con i comunisti e fu coniata la formula degli equilibri più avanzati, con la quale in buona sostanza il PSI si mise docilmente al servizio della strategia del PC, il quale nel frattempo aveva alzato la bandiera del compromesso storico. Molto si scrisse negli anni 70 sul compromesso storico, si volle vedere in esso l'accettazione da parte del PC della strategia e della filosofia della socialdemocrazia europea e conseguentemente si pensò da più parti che la conventio ad excludendum che operava nei suoi confronti doveva essere considerata una discriminazione ingiustificabile quanto dannosa, che privava la Repubblica di quel ricambio di uomini e di programmi di governo di cui essa aveva bisogno per diventare una democrazia compiuta. Di qui le grandi attese che per alcuni anni circondarono la politica di Enrico Berlinguer, la quale fu percepita come l'unica chance di cui poteva disporre la Repubblica per evitare la bancarotta economica, politica e morale. Numerosi quotidiani e settimanali, dal Corriere della Sera a Panorama, fecero a gara per accreditare l'immagine di un PC ormai pienamente occidentalizzato e quindi più che affidabile come forza di governo. Quanto al PSI, esso sembrava animato da un solo desiderio: estinguersi come forza politica autonoma sull'altare dello storico incontro fra comunisti e cattolici. Così per la seconda volta emerse fra i socialisti una sconcertante vocazione autodistruttiva. Difficile in effetti definire diversamente la politica degli equilibri più avanzati fermamente voluta da Francesco De Martino, la quale, se il compromesso storico fosse passato dalla potenza all'atto, avrebbe avuto come suo inevitabile corollario la perdita di ogni ragione di essere del PSI. Di più, avrebbe potuto significare la fine del regime di libertà, dal momento che, a ben guardare, il compromesso storico non era altro che una variazione lessicale della togliattiana democrazia progressiva. Identico era lo schema strategico e soprattutto identico era il fine ultimo, la trasformazione in senso collettivistico della società italiana. E ciò non di meno le elezioni del 1976 si conclusero con un notevole successo dei comunisti, che superarono di slancio la barriera del 30% dei suffragi, mentre i socialisti rimasero inchiodati al loro minimo storico. A questo punto emerse nel seno del PSI una duplice paura: la paura dell'estinzione del partito e la paura dell'estinzione della democrazia. In effetti sia il primo che la seconda erano a rischio. Cosa sarebbe successo una volta che i comunisti fossero riusciti ad entrare nella stanza dei bottoni? Con quale idea del potere avrebbero governato il paese e quali erano i fini di lungo periodo che essi perseguivano? Erano questi compatibili con i valori e le istituzioni della democrazia pluralistica? Questi furono i drammatici interrogativi che ben presto furono posti al centro del grande
grande dibattito politico-culturale che ebbe come sede principale Mondo Operaio, la rivista teorica del Partito Socialista Italiano. Vi parteciparono con contributi di alto valore studiosi come Norberto Bobbio, Paolo Silos Labini, Lucio Colletti, Luciano Cafagna, Giorgio Ruffolo, Giuliano Amato, Massimo Salvadori, Antonio Landolfi, Paolo Flores d'Arcais, Ernesto Galli della Loggia, Federico Mancini, Gino Giugni, Francesco Forte, Giuseppe Tamburrano, Giuseppe Bedeschi e tanti altri. L'intero patrimonio ideologico del Partito Comunista Italiano, da Marx a Lenin a Gramsci a Togliatti, fu sottoposto a una critica impietosa che ne evidenziò il carattere irrimediabilmente totalitario. Fu una vera e propria rivoluzione culturale che fece franare l'egemonia spirituale che per decenni aveva esercitato il marxismo sulle forze progressiste. La sudditanza psicologica e ideologica dei socialisti nei confronti dei comunisti fu spezzata in maniera netta e definitiva quando Bettino Craxi, che nel frattempo aveva sostituito Francesco De Martino alla guida del PSI, pubblicò un saggio nel quale furono sintetizzate le classiche obiezioni che da sempre la sinistra non comunista aveva rivolto al leninismo. Tali obiezioni furono solennemente ribadite in un convegno internazionale che si tenne alla fine del 78, con il quale fu formalmente consumato il totale distacco dei socialisti dalla tradizione ideologica terzo internazionalista. A partire da quel momento il PSI cessò di essere una colonia culturale del PC, si rese completamente autonomo sul piano ideologico e in tal modo creò le indispensabili premesse della sua autonomia politica. Il successo della rivoluzione culturale socialista fu notevolmente facilitato dalla crisi di rigetto del marxismo, che si manifestò contemporaneamente in tutta l'Europa occidentale, in particolare in Francia, dove i cosiddetti nuovi filosofi molto contribuirono a spezzare l'incantesimo esercitato dall'idea comunista, attirando l'attenzione della sinistra internazionale sul grido di dolore lanciato dai dissidenti sovietici. Venne così a crearsi un nuovo clima ideologico e per la prima volta l'intera cultura comunista si trovò sulla difensiva, tanto più che inquietanti notizie provenivano dalla Cina, dal Vietnam e dalla Cambogia, di fronte alle quali era impossibile non giungere alla conclusione che il comunismo era intrinsecamente liberticida. Il risultato fu che all'inizio degli anni '80 il PSI cessò una volta per tutte di considerarsi vincolato all'imperativo dell'unità delle sinistre, scelse senza riserve mentali e senza complessi di inferiorità la via riformista e rinsaldò a tutti i livelli i suoi legami con la socialdemocrazia europea, che in passato erano stati vissuti come qualcosa di contaminante. Inoltre ritornò alla collaborazione organica con la DC, ma questa volta con un duplice obiettivo: creare una sorta di governo diarchico, di modo che esso non risultasse una forza di complemento della DC e contemporaneamente erodere la base di consensi del PC, insomma spezzare la morsa nella quale si era trovato a partire dal 1947 per porre fine all'anomalia italiana. Naturalmente un siffatto progetto non poteva non allarmare il gruppo dirigente del PC. Per la seconda volta il PSI cercava di giocare in piena autonomia, facendo della lotta contro il totalitarismo marx-leninista il suo cavallo di battaglia e dei valori e dei modelli operativi del riformismo la sua identità politica culturale. Iniziò così un duello tra socialisti e comunisti, la cui posta in palio era la leadership della sinistra. Enrico Berlinguer definì il governo Craxi una minaccia per la democrazia e contro di esso organizzò un'imponente mobilitazione di massa. Il decreto comunque... No, scusate. Allora, il momento più drammatico di tale duello fu raggiunto nel 1984, quando Bettino Craxi, in qualità di Presidente del Consiglio, varò un decreto legge sulla scala mobile finalizzato all'arresto dell'inflazione. La replica del PC fu durissima. Enrico Berlinguer definì il governo Craxi una minaccia per la democrazia e contro di esso organizzò una imponente mobilitazione di massa. Il decreto comunque fu convertito in legge. L'anno successivo l'esito del referendum popolare voluto dai comunisti sancì
sancì il loro isolamento politico. Fu una notevole vittoria dei socialisti, confermata dalle elezioni del 1987, che si conclusero con lo spostamento di oltre 1 milione di voti dal PC al PSI. Si pensò allora che l'anomalia italiana potesse essere eliminata entro la fine del secolo e che, sia pure dopo un patologico ritardo, anche l'Italia avrebbe conosciuto un governo del polo progressista a direzione socialista. Ben presto però quella che era stata battezzata l'onda lunga socialista si esaurì e i rapporti di forza a sinistra rimasero tali da rendere impensabili ciò che nel frattempo era successo in Francia, vale a dire la conquista della leadership della sinistra da parte dei socialisti. Neanche il crollo del muro di Berlino e la decomposizione dell'Unione Sovietica fecero crescere la base di consensi del PSI. Sulle prime sembrò che questi avvenimenti avrebbero dato un nuovo slancio alla socialdemocrazia europea, ma così non è stato. È accaduto che la fine del comunismo non ha prodotto effetti benefici sulla socialdemocrazia europea. C'è chi addirittura ha sostenuto che il collasso del comunismo ha avuto un riverbero negativo sull'idea socialista, anche se i dati elettorali non legittimano tale conclusione. Comunque è un fatto incontestabile che tutti i partiti dell'Internazionale socialista oggi si trovano in grosse difficoltà, hanno perso buona parte della loro tradizionale capacità di mobilitazione e non riescono a elaborare risposte adeguate agli specifici problemi delle società post-industriali. Culturalmente sterili, essi, quando sono al governo, non riescono a fare nulla di più di una politica di gestione dell'esistente. In aggiunta, essi operano in un ambiente che ha preso le sembianze della società dei 2/3, cioè di una società nella quale gli esclusi hanno cessato di essere la stragrande maggioranza. È accaduto che la rivoluzione capitalistica permanente ha eroso progressivamente la base naturale, la classe operaia dei partiti della sinistra, e ha cambiato in modo sorprendente i risultati, spiazzando per così dire la cultura socialista, talché è doveroso chiedersi se Ralph Dahrendorf non abbia colto nel segno quando alcuni anni or sono parlò di fine del secolo della socialdemocrazia. Comunque, quale che sia il destino della socialdemocrazia europea, una cosa sembra certa: alla storica vittoria della cultura riformista sulla cultura rivoluzionaria non ha fatto seguito un'ulteriore crescita elettorale del PSI, neanche di fronte alla scomposizione del PC in 2 nuove formazioni partitiche, il Partito Democratico della Sinistra e Rifondazione Comunista. Il PSI è riuscito a diventare attraente per l'elettorato di sinistra, buona parte del quale è rimasto pregiudizialmente legata a una visione del socialismo come negazione dell'esistente. Si possono invocare molte ragioni per dar conto dei deludenti risultati elettorali ottenuti dal PSI, non ultima la questione morale, vale a dire la massiccia partecipazione dei socialisti alla gestione dell'economia della corruzione, emersa in maniera brutale subito dopo le ultime elezioni. Resta il fatto che il duello a sinistra si è concluso dopo una serie di vicende che sembravano preludere ad un esito favorevole ai socialisti, con una sconfitta che coinvolge tutte le componenti della sinistra italiana e che potrebbe risultare irreversibile. Così, a 100 anni di distanza dalla sua nascita come forza politica organizzata, la sinistra italiana offre ben misero spettacolo. È decomposto in 4 partiti, nessuno dei quali, oggi come oggi, può dire di avere il futuro dalla sua. Di più, c'è persino da chiedersi se essi hanno un futuro, come soggetti politici capaci di incidere in modo significativo sulla realtà, sicché, quali che siano i giudizi di valore che si vogliono dare sull'intera vicenda, è difficile giungere a una conclusione diversa da questa: che l'anomalia italiana non è stata eliminata e che ciò è accaduto molto probabilmente per le ragioni tachigraficamente indicate da Arturo Labriola, essere sempre stato il socialismo italiano un misto di teologia politica e di opportunismo pratico. Thank you, Adriana, for a brilliant reading at a very short notice. Grazie. Grazie, Adriana. I neglected to mention when I introduced Luciano Pellicani that he is the Italian coordinator of this symposium, and that the symposium certainly could not have been held without him. The commentator is Carla Sodini, who is a professor of political science at the University of Florence. She's a secretary of the Carlo Frankovic Institute.
She has done work primarily in the 18th century. She's done articles and papers, for example, on the history of the United States after the American Revolution. And she's now engaged in research on the history of feminism. Carla and I were talking while the paper was being delivered, and what we decided to do in order to leave more time for discussion was that Carla would mention a couple of points and try to, about Pellicani's paper, and try to put things in perspective, and then we would have the participation of the audience for questions on this panel. Carla. Chiediamo scusa di questo cambiamento improvviso dovuto senz'altro alla mancanza di tempo, ma anche alla necessità di prendere in esame tutte assieme relazioni così importanti come quelle di stamattina. Rinuncio pertanto molto volentieri a esporre il mio piccolo elaborato proprio per permettere a tutti noi questa specie di piccolo incontro anche senza uno dei più importanti relatori. Lasciatemi però solo dire alcune cose in merito alla relazione di Pellicani, che mi sembrano molto importanti anche come strumento per aprire questo dibattito. Io ho apprezzato moltissimo l'opera di questo nostro grande studioso, soprattutto per l'ampiezza di veduta storica e per l'ampio campo anche cronologico che questi abbraccia. Però, essere molto sincera, io avrei preferito che fra i tanti argomenti da lui trattato ce ne fosse uno in particolare. Ovvero, quando egli afferma appunto che il condizionamento del Partito Socialista Italiano ai dettami del Partito Comunista portò a molti mali, forse sarebbe stato opportuno anche aggiungere un fattore molto importante, perché i socialisti, infatti, come voi ben sapete, rinnegarono in favore del Partito Comunista, in prima battuta, il loro generoso sforzo di inserire le prospettive del socialismo nello sviluppo della democrazia europea e dopo la Seconda Guerra Mondiale addirittura nel processo di crescita generale. Vennero meno quindi, appunto a causa di questa subordinazione, chiamiamola così perché il termine forse a molti piace di più, vennero quindi meno a quell'idea di unità culturale appunto dell'Europa, sottolineata con tanta passione anche da Filippo Turati nel suo discorso alla Camera del 29 aprile 1919. E poi, appunto ripresa con diverse accezioni sui quaderni di Circolo di Giustizia e Libertà, nella tesi di Tolosa del 41, nella produzione del Centro Estero Socialista diretto da Silone a Zurigo, nel manifesto di Ventotene, quindi nelle teorie di Colorni, Spinelli, Rossi e nella stampa clandestina addirittura fino alla Liberazione più o meno. Ecco, io avrei insistito molto più su questo filone che non si estinse e che venne poi anche momentaneamente raccolto da intellettuali provenienti anche dall'area del Partito d'Azione. Ed è proprio su questo tema del rapporto fra il partito e l'Europa, fra il mondo politico europeo, che si ritorna anche nei periodi di grande crisi e di grande confronto. Vorrei appunto sottolineare come al di là del processo di riappropriazione delle proprie idee, cominciato forse prima del 1956, nel 1957 il Partito Socialista si astenne dalla ratifica parlamentare del Trattato di Roma, l'atto appunto di fondazione della Comunità Europea, non dimentichiamoci. Così appunto questa storia di soggezione è compresa fra due precise scelte di carattere internazionale, la seconda delle quali volta appunto a recuperare anche sul piano ideologico le direttive tradizionali del socialismo originario e turatiano.
Socialismo originario e turatiano che ritroviamo in tutto questo processo e sviluppo della storia del Partito Socialista. Lo ritroviamo anche come punto di riferimento dopo il 1968, lo ritroviamo anche poi dopo fra i protagonisti appunto di quello che sarà il punto culminante della ripresa del pensiero anche teorico socialista, ovvero nel 1976, e come ha sottolineato Pellicani, a seguito anche delle scelte del Comitato Centrale riunitosi al Midas nel luglio di quel medesimo anno, e quindi nelle pagine di Mondo Operaio. Ecco, e qui concludo. Guardiamo bene, in questi anni, sfogliando la rivista di Mondo Operaio, ai nomi citati appunto dalla relatrice per conto del relatore, ne troviamo molti anche che appartengono appunto all'antica compagine di giustizia e libertà. E fra i temi fondamentali, Pellicani lo sa bene perché è stato anche lui un protagonista di questi anni, e fra i temi fondamentali di questo dibattito di questi anni, guarda caso, ritornano appunto la riscoperta e la caratterizzazione del socialismo occidentale, dell'esperienza del movimento operaio, ritorna l'eurosocialismo, in questo caso inteso come coalizione di forze socialiste indipendenti dalla Russia e dall'America. E poi inizia anche la lunga riflessione appunto non più sui problemi locali italiani ma sui problemi mondiali, e questo forse è l'aspetto a mio avviso più interessante di questa fase. E Pellicani senz'altro, se avesse avuto tempo e più spazio, avrebbe senz'altro sottolineato meglio di me queste cose. Forse anche si poteva dare un attimo, se voi siete d'accordo, e su questo potremmo aprire un dibattito fra noi, non certo che io ne abbia l'autorevolezza, poteva anche forse sottolineare un po' maggiormente il ruolo, cioè la presenza attiva, costante, anche molto combattiva di un terzo partito, anche se la relazione è chiaramente dedicata ai rapporti fra DC e Partito Socialista, ovvero la Democrazia Cristiana. C'era, era attivo, e parte della storia di questi anni è legata a questo partito. Altro discorso anche, sebbene non ci fosse appunto questo spazio temporale, dei riferimenti più specifici alla storia del 68. Io ho la sensazione che le vicende del 68 e quello che seguì dopo il 68 non costituirono soltanto per il Partito Socialista un momento di crisi, un momento anche di difficoltà di scelte, ma lo costituirono forse anche in termini maggiori sui processi di lunga durata, non tanto sul presente, perché sul presente anzi riuscì quasi a inglobare questa volontà di ribellione, anche sul Partito Comunista, e produsse dei guai all'interno di questo partito assai difficilmente ricomponibili. Ecco, su questi temi che ho indicato vorrei che voi aggiungeste ancora qualche cosa, e pertanto siete pregati a intervenire. Thank you very much, Carla. It was an excellent comment. Are there any questions from the audience? Comments? Domande? Abbiamo lasciato più spazio per il dibattito. Joel, why don't you move up to the microphone? I would have one for Margherita. I wonder if she might say a few words more about the opportunity that was lost during the period that she was discussing. Well, it wasn't lost. Well, it was lost during the period, yes. It was lost in a sense because the parties of the left were not at all aware, let's say, of this dimension, which now we would call, as I said, they were not aware of whatever was related to the gender issue. And that brought with it a number of issues, of course, which proved to be turning points in the 70s, in fact, totally unexpectedly, and not surrounded by any strategy, again. Symbolic is divorce, but even the family laws and an abortion, etc. But that belonged to a more general gender issue in society, which did not surface at all as part of any strategy of the parties of the left, and yet proved to be
a powerful component of change, even of balances in the 70s. But as I said, whenever things are not, in a sense, conceptualized, made part of the strategy, and they weren't, not even in the 70s, probably they were used more instrumentally than otherwise, they didn't bring about changes in Italian society. Now, that's one side of the opportunity lost. The other opportunity lost is lost as part of the general center-left. That, of course, could have been a season of reforms. I believe that the fact that some of this were not looked upon as important component of those reforms affected a possible change in the political balance. But, of course, there are also all the other questions that have been, I don't know, probably this appears to me to be one of the subjects that should be the object of debate, because it surfaced over and over again in a number of papers, and it seems to me that the center-left is a key point in understanding many of the subsequent developments. Now, the way the left went to the center-left, for instance, this whole business that I mentioned in the paper, in which partially even the women's movement were caught, and that's where the so-called planning, which turned out to be a paper exercise, as I said in the paper. I mean, this occupied the center years, in a sense, of the 60s. Now, with what results? I don't know. I would like, this is, it's not for me, in a sense, to say any last or conclusive word to it, but certainly whoever has lived through that period knows that an opportunity for real reforms in Italian society was lost. And in a sense, it was lost also from the point of view of women. It created a difficult, not only a difficult situation, but that autonomous character that was coming out, that sort of subsided again. And again, there was party politics, and the civil society didn't grow, and the issues connected to women are basic to the growth of civil society. Okay, that's my answer. Professor Valauri? Oh, no, ladies first. Ladies first, okay. Gianna? Dai Gianna, dai. Ma devi metterti... Gianna. Oh, per carità, mi chiama professoressa Repetto. Forse sarebbe stato il caso di ricordare che l'UDI nasce prevalentemente, nonostante il nome Unione Donne Italiane, come uno strumento di propaganda e come sostegno della politica comunista e dell'Unione Sovietica. Infatti, nel suo programma, lo specifico femminile è quasi mai presente. Fa azione di propaganda nelle campagne per la pace, per l'occupazione, che sono temi importantissimi per tutti, ma che non sono specificamente femminili. E in realtà questa, ripeto, rimane soltanto propaganda. Nella sua relazione la professoressa Repetto mette in risalto l'azione svolta dalle donne socialiste per modificare la non modificabile UDI, che, come ripeto, nasce come propaganda dell'Unione Sovietica. Le socialiste tentano di introdurre temi che sono specificamente femminili, non hanno molto successo, e se questi temi sono stati poi oggetto di discussione, sono arrivati alla soluzione di problemi, lo dobbiamo non tanto all'azione dell'Unione Donne Italiane, ma all'azione di donne che fanno parte sì dell'UDI, ma che hanno agito personalmente. Faccio due nomi per tutti: Giuliana Nenni e il divorzio. È stata lei la prima presentatrice del disegno di legge sul divorzio, e Lina Merlin, di cui la professoressa Repetto ha messo in risalto i meriti. Però vorrei anche ricordare, a proposito del divorzio, che ancora nel 64 l'UDI è pronta ad uscire dagli organismi internazionali piuttosto che battersi per il divorzio. E alla fin fine abbiamo avuto le dichiarazioni di Nilde Iotti, che si appropria di queste che sono specificità socialiste, ritenendole appannaggio del Partito Comunista. Sono temi che io avrei forse sottolineato di più, proprio perché sono specificamente femminili e specificamente socialisti e riformisti. Grazie. Posso rispondere? Okay, now, I don't agree with one thing.
that is basic to the understanding of Woody. I don't agree that Woody was born in that manner. Woody was born certainly with a strong, having as a strong component, in a sense, Togliatti's strategy. And of this, for instance, if you look into Paola Gagliotti reconstruction, she points out how there were 3 strategies, one of them was Togliatti. Certainly was born, but was born of components of the Consigli di Difesa della Donna, meaning out of the participation, the CLNN, Committee on National Liberation, way of participation into the resistance. In fact, if you look, there is some kind of history of Woody that we wrote. If you look into the first Congress, the founding Congress of Woody, that specific accent that you say is there. And that, what I pointed out over here is how this was lost with 1947. It was to some extent already lost with the 1946, in which it didn't surface, in a sense, the capacity of women to act as such on themes of women in the Constitution. Then you have this long bridge, and there indeed, I said, Maria Maddalena Rossi was the symbol, in a sense, in which Woody flattened out over the FDIF, the so-called peace campaigns, and generally the whole struggle of the left. So it was a painful process to recover the word emancipation. And there is where socialist women played a great role. And I think I wrote this paper to recognize that. So I certainly not, I'm certainly not reluctant to recognize this. I think that this was an important component of a dynamism, a dynamics that started there. Then, of course, the rest I'm not going over. One last thing is not that there was an alternative between getting out, pulling out of FDF and divorce. It was not an alternative. Were 2 different things. On one, there was at that time an unanimous, it was considered really something that had to be done. It had been prepared by years of dissent with the methods, with the contents of the FDIF, both from socialists and communists. It is perfectly true that most of the grassroots communist bases of Woody had difficulty in understanding why. And that belongs, in the previous version of this paper, which I carried down, that belongs, of course, to the ambiguity of the doppio binario of the communist. Now, where divorce is concerned is a more difficult issue. And the reason that there was this reluctance was due to the fact, as I mentioned in my paper, that there was, at that time, a fairly good common ground with, let's say, Catholic women on the basis of working toward realization of constitutional, recomposing the unity of the Catholic movement. An attempt has always been true in the women's movement. You might say that that was, again, a strategy that belonged with the PCI, true, but the fact is that divorce came out very timidly. It was a subject of a campaign. That was one of the first things that I did. When I entered UDI, we launched this campaign, and I was looking through the result of this referendum among women on reform of family laws, because the point was that the UDI didn't want to confront divorce as such. Remember that at that time, family laws in Italy had been untouched. They were the same family laws existing since 1865. And so they wanted to put as part of the family laws. And that's what happened. Now, which of course lost some of the breaking effect of divorce that only came about in another manner. And then women mobilized very well in the defense of that because of the meaning that it took in 1974. But it's true. I mean, in a sense, I'm explaining. I agree. We have a question from Adriana Landolfi. Adriana. Io mi volevo aggiungere a quello che diceva Gianna Granati delle opposizioni che ci furono alla UDI e che per quanto mi riguarda capisco che Margherita Repetto non l'ha potuto mettere in questa sua splendida relazione perché arriva fino al 63-64 e il problema di cui parlo io è un problema che si stabilisce invece a partire dal 68 con la contestazione degli studenti. Però appunto volevo fare un'integrazione e chiedere anche a Margherita Repetto se proseguendo questo suo studio pensa di poter affrontare anche questi problemi che ci furono
tra l'UDI e il movimento femminista che nasceva in quel periodo proprio attraverso, diciamo, che nacque insieme in concomitanza col movimento studentesco. Io, che allora ero dalla parte delle femministe, mi scontrai moltissimo con l'UDI proprio per queste sue diciamo, impostazioni un po' dogmatiche, no? In cui così questo senso libertario che a quei tempi ispirava le donne del movimento non trovava nell'esperienza delle donne dell'UDI un valido aiuto e una collaborazione in questo senso importante, perché erano così soltanto allora delle aspirazioni a crescere, a muoversi, ma nel modo più confuso, senza regole, senza norme. Quindi nelle donne compagne dell'UDI trovavamo quell'aiuto e quell'esperienza che noi non avevamo, però altrettanto rimproveravamo loro in un certo senso questo obbedire poi a delle norme, cioè una considerazione delle donne che in qualche modo non soddisfaceva questo nostro, forse a quei tempi troppo disordinato, a questo disordinato crescere delle nostre istanze, delle nostre desiderio di crescere, di uscire da quello che era stato un sistema in Italia fino allora, e anche dopo devo dire che non è stato granché recuperato, estremamente chiuso per la donna, estremamente difficile per la donna. Margherita lo sa perché è vissuta in Italia e ha studiato questo tipo di... In quel periodo che successe? Che noi donne che venivamo da queste esperienze studentesche, femministe, eccetera, ci trovammo una certa chiusura in queste donne, anche con tutta la migliore volontà di aiutarci, di stradarci, però non trovavamo corrispondenza in quel momento a quelle che erano le nostre esigenze, e ci sembrò a quel punto che forse le donne del Partito Socialista potevano aiutarci meglio, perché c'era un po' nel Partito Socialista a quei tempi un desiderio e un venire incontro a queste esigenze che noi avevamo, e quindi molte delle donne femministe dell'area, quelle che erano chiamate dell'area, gravitarono intorno al Partito Socialista. Dopodiché credo però che con il tempo anche questi incontri anche con il Partito Socialista non so quanto poi siano durati e quanto si siano organizzati. Poi molte donne, e poi sappiamo quello che il movimento femminista è diventato, cioè molte cose sono andate avanti, molte donne, non avendo trovato né qui né là né nel movimento stesso, che a un certo punto non ha avuto più ragione di essere, passato quel momento di lacerazione, di battaglia, di contrasto, e quindi molte donne si sono perse, altre invece sono rientrate sia nel partito, cioè hanno gravitato intorno alle aree dei partiti di sinistra, sia socialista che comunista. Però non è questo adesso, perché adesso effettivamente può essere importante, ma era proprio quel momento di contrasto feroce che ci fu tra l'UDI intorno al 68-70, tra le donne dei partiti e dell'UDI e le femministe. Ecco, questo volevo sapere. Margherita giustamente non c'è arrivata perché lei arriva al 63-64, se però aveva qualcosa da dirmi. In italiano. Se facciamo questo non parlano più di niente. No, hai ragione. No, ma il punto che lei solleva è importantissimo, quello che Adriana solleva è importantissimo. Devo dire prima di tutto, am I talking Italian now? No, I should talk English, right? Now, I have to say that there is a book. What can I do? Che devo fare? Allora, c'è un libro, per Adriana, giusto, hai ragione. Allora, c'è un libro che insieme ad altre due che hanno fatto parte di vecchie generazioni dell'UDI abbiamo scritto per ricostruire in parte queste vicende. Io mi permetterei una correzione cronologica. Il problema nasce intorno al 72, 71-72 più che il 68-70, quando in realtà anche il femminismo in Italia non era femminismo, era movimento studentesco, i primi gruppi sono quelli, vabbè, insomma adesso facciamo una lunga storia, ma c'erano solo questioni che non erano neanche propriamente dello specifico femminile, i primi gruppi sono di quel periodo. E certamente questo è uno dei punti di impatto più difficile e secondo me ancora ci sarebbe moltissimo da dire e da spiegare perché. Però
C'è in parte la spiegazione in quello che io ho scritto. Ludi usciva da lunghi anni di sotto l'acqua, in una società in cui bisognava, perché questo è il mio specifico ricordo e su cui non ho dubbi, quello su cui si è riuscita a tenere duro era che esistesse uno specifico femminile. Questi sono stati gli anni, sì Gianna, sì, 66, 67, 68, 69, in cui un'associazione femminile come l'Unione Donne Italiane, e allora in quel momento si incominciò per la verità ad avere anche queste forme di coordinamento tra tutte le associazioni femminili, doveva battersi per dimostrare che esisteva una cosa che erano le donne, che avevano problemi che non potevano venire automaticamente risolti dal cosiddetto progresso civile della società, se, come dire, questo progresso non esplicitamente teneva conto di questo. Cioè era di nuovo la mancanza di planning di quello che significava far entrare la donna nel diritto comune italiano, quello che si chiamerebbe civil liberties, che non c'era stato nel 1945. Allora questo naturalmente portò con sé, cioè Ludi non veniva in quegli anni, sull'onda della fine del 60 e l'inizio del 70, non veniva da un momento di felicità, come invece era stato l'inizio degli anni 60. E oltretutto veniva naturalmente in questo contesto da come sempre il caso, come devo dire, appannamento della sua autonomia nei confronti del partito politico che in quel momento era il PC. Non che questo poi volesse in sé dire, però voleva dire che non c'era la capacità, per esempio, di sfruttare l'importantissima concettualizzazione che era venuta fuori nel congresso del 64, cioè l'esistenza di una società maschile, cui io ho dato personalmente un contributo, quindi me lo ricordo molto bene. Noi avevamo messo il dito su questa storia, che fu poi al cuore del femminismo. Però concettualizzare e non sviluppare una politica su questo fu quello che accade in quegli anni. Per 100.000 altre ragioni, io ne ho dette alcune, ma insomma che mi paiono anche consistenti. George Lister. Sì, ma Gianna, scusa. Tra quella che è stata la proposta nel 46 personale di donne che stavano sì nel mondo, ma che evidentemente non erano da quella che era la politica del Partito Comunista, quello che poi lui aveva fatto. Io poi magari sì, ma non stiamo discutendo di questo, adesso stiamo discutendo di una strategia più ampia del movimento, però io volevo solo fare un'ultima osservazione di merito. Il problema non è riconoscere alle donne la cittadinanza di serie A, il problema che fu in un certo senso messo a fuoco in modo concettualmente molto approssimativo nel 1945 e poi abbandonato, ripreso con la concettualizzazione del 64 e abbandonato, messo a fuoco dal femminismo che aveva, allora qua bisognerebbe dirla tutta, l'influenza di questa società, che naturalmente anche su questo bisognerebbe a lungo discutere perché non è così automatico il discorso, era che l'entrata delle donne nel diritto comune, chiamiamolo così, cioè le libertà civili applicate alle donne, producono risultati sociali e politici diversi storicamente da quelli che hanno prodotto il fatto che gli uomini sono stati integrati come cittadini. Questo è il punto, questo è il dirimente che dà ragione all'esistenza di un movimento delle donne, e questo è quello che ha sempre, come dire, dato ragione dell'esistenza del femminismo. L'esistenza più profonda non è quella di diventare come gli uomini, è quella di dire: guardate, quando entriamo anche noi in questa società bisogna che quella società diventa diversa. Questo è il punto importantissimo, su cui, figuratevi, la battaglia non è finita, ma manco forse cominciata adesso, ma perlomeno abbiamo un po' chiaro. Adesso che la battaglia è cominciata, possiamo continuare mentre ci prendiamo il caffè. Carlo, Grazie. lo fai parlare dopo, è meglio adesso.
We'll take a short break for coffee. No, I mean, it really brings... We have a couple of problems which have been resolved. That is, Ugo Stile was not able to come because his wife is very ill. So I've asked Consul General Roberto Falaschi to substitute for him. You all know the Consul General very well. And the other inconveniente is that Judith Chubb apparently is not here as well, so I will be reading her paper. When I read her paper, since it has been distributed to you, I have cut quite a bit out of it, but you'll be able to follow from the printed text. It's Consul General Roberto Falaschi. Judith Chubb, that was supposed to read this essay, this paper, is actually an associate professor of political science at the College of the Holy Cross. And she's there since 1985. And she has made a few books, some of whom concern Italy. And one is Italy, a Web of Scandals in a Flawed Democracy, which she co-authored with the late Maurizio Vannicelli. And her last work is The Mafia and Politics. Unfortunately, she's not here to read her essay, but I think that Spencer will read this essay to us. Spencer. Of course, I'm not going to introduce Spencer to you. Before I read it, I would like to say that the thesis of this paper, which was written before the latest scandals, is that scandals are somehow endemic to the Italian system. So sometimes you might find that it's slightly dated, but that's the reason. On the evening of September 3rd, 1982, General Carlo Alberto Dalla Chiesa and his wife were gunned down in their car on one of the central streets of Palermo. General Dalla Chiesa was but the most eminent in a progression of brutal mafia assassinations of high-ranking police officers, magistrates, and politicians in Palermo beginning in the late 1970s. Dalla Chiesa had been sent to Sicily in May 1982 as prefect of Palermo to mount an all-out offensive against the mafia. The general's death marked the end of the first serious attempt by the post-World War II Italian state to combat the mafia. Although the profound shock at Dalla Chiesa's murder in political circles and in public opinion more generally led to the rapid enactment of major new legislation against the mafia. Testing, test levels, test. You hear me? Yes. Okay. I guess you're hearing somebody else too, I don't know. It led to major legislation against the mafia and to the conferral upon his successor of broad special powers which had been denied to the general. The political will to fully implement these new legislative and administrative powers has inexorably subsided since 1982. Today, only a handful of dedicated and courageous police officers and magistrates continue the struggle with which General Dalla Chiesa began. On June 18, 1982, Roberto Calvi was found hanging under the Blackfriars Bridge in London, the victim of a most unsuicidal suicide. Calvi was a banker who, by any standards, qualified as unusual. Quite unusual, in fact, was his career, which within a few years had catapulted him from the lowly position of bank clerk to uncontested control over Italy's largest private bank, the Banco Ambrosiano. His political contacts and financial allies were also quite uncommon. A master at the game of founding mailbox companies and holdings in fiscal havens around the world, Calvi had created a financial empire which successfully circumvented international banking regulations, cutting across national boundaries and ideological lines. As the main channel through which the Vatican's bank, the Istituto Opere Religiose, and its head, Monsignor Paul Marcinkus,
invested their capital abroad, Calvi had become known in the financial world as God's banker. Finally, the collapse of Calvi's financial empire in the early 1980s also had historic proportions. According to reliable estimates, the bankruptcy exceeded $1 billion. Calvi's one-time mentor and partner in the shadiest meanderings of the international financial world, Michele Sindona, also succumbed to a rather unsuicidal suicide. I know most of you know how, so I'm skipping that part. Sindona's network of banks and holding companies had played a decisive part in the country's financial life. As the trusted banker of the Vatican, as the financier of Italy's major political parties, as the conduit through which much of the drug-related earnings of the mafia on both sides of the Atlantic were recycled, and as the sole owner of the 25th largest American banking institution, the Franklin Bank, Sindona had acquired unprecedented financial and political power. At the peak of his influence, Sindona was lionized by the international press and the Italian political establishment alike, with Time magazine characterizing him in one of its cover stories as Italy's most successful man since Mussolini. I guess they followed in the footsteps of the New York Times. And then Prime Minister Andreotti toasting him as the advisor, as the savior of the lira. But as Italian taxpayers and thousands of individuals who had deposited their savings in his Italian and American banks were to discover, his financial empire was a castle built on sand. What do these three episodes have in common? At the most obvious level, they epitomize the corruption and political violence which increasingly pervade the struggle for power in Italy. Over the past decade, the growing paralysis of Italy's formal democratic institutions has provided a fertile terrain for the growth of various types of informal or occult power. The three episodes sketched out above are but the tips of a massive iceberg of interlocking scandals whose ramifications penetrate to the highest levels of Italy's political, economic, and financial establishments. The Dalla Chiesa, Calvi, and Sindona affairs, however, are not just the three most notorious manifestations of an underlying climate of corruption and violence in Italy. Direct and disturbing linkages connect these three cases. In the mid-1970s, the Sicilian mafia gained a dominant position in the international drug trade. This represented a qualitative leap from earlier mafia activities, requiring more solid and far-reaching financial connections than the local power base of the mafia could provide. Scrupulous bankers like Roberto Calvi and Michele Sindona became the conduits through which the mafia acquired financial capital and in turn recycled the enormous illicit profits from the drug trade into high-level national and international financial circuits. The greatly enhanced economic power of the mafia, due to the drug trade in turn, translated into political clout, further strengthening the already close ties between the mafia and certain sectors of the Italian political elite. By the early 1980s, the political and economic influence of the mafia extended so far beyond the traditional confines of Sicily that Eugenio Scalfari could write, "What is at stake is no longer only the destiny of a region suffocated by a malignant and parasitical plant. What is at stake is the very existence of the democratic state, in Palermo as in Rome and Milan." The Dalla Chiesa, Calvi, and Sindona cases clearly suggest that while Italian scandals in their superficial manifestations share some basic characteristics with those which occur in other liberal democracy, their content, implications, and long-term repercussions are peculiar to Italy. With virtually no exception, the many scandals which have taken place in Italy in the post-war period have never been isolated cases. Very often, in fact, the same individuals reappear in different scandals. Furthermore, the implications of Italian scandals are inevitably political, since virtually every scandal emanates from or overflows into the political system. Lastly, the majority of Italian scandals seem to leave few, if any, traces. In most instances, as soon as the immediate uproar caused by a scandal has subsided, a business-as-usual attitude gains the upper hand. Despite their magnitude, the Calvi and Sindona financial scandals have not been deemed important enough by the country's political establishment to induce the Italian parliament to introduce reforms which would regulate more effectively the banking system, especially in the areas of currency exchange and holding companies. Similarly,
Although the escalation of political killings by the mafia has led to the introduction of tough new legislative measures, which, in theory at least, should facilitate the struggle against organized crime, it remains largely untouched. Irrespective of their specific nature and manifestations, Italian scandals are the byproduct of structural problems which are deeply rooted in the country's political, institutional, and social fabric. They reflect the inner workings of the broader political and economic system, and their connotations are inevitably and distinctly political. It is no exaggeration to say that most Italian scandals are state scandals, or, as an analyst aptly put it, in Italy, a scandalous affair is usually the affair of the affairs of state. The uninterrupted and unseemingly ever more entangled web of scandals which have punctuated Italy's post-war history can thus be viewed as a mirror of the country's political evolution. The well-publicized affair of the P2 is probably the most telling example of interconnected, highly political and structurally rooted nature of Italian scandals. The list of 962 members discovered by the police in the P2 headquarters included 2 cabinet ministers, over 50 generals and admirals, a score of prominent industrialists, bankers, diplomats, high-ranking police officers, and high-level servants. In addition, the list revealed that 24 journalists had been members of the P2 or were in the process of being inducted into the lodge. Finally, 38 members of parliament were listed as members in good standing, drawn from all the political forces represented in the country's parliament, with the exception of the Communist Party and the minuscule Radical Party. The lodge had all the makings of a state within a state, regardless of its actual long-term purpose, and was able to influence through its organizational network some of the country's vital political, economic, and institutional sectors. The P2 affair underscores the high level of corruptibility of Italian political and economic life. Only in this way is it possible to explain the acquisition of enormous political power on the part of Licio Gelli, the owner of a mattress factory, who, by masterfully using a mix of coercion, blackmail, and bribes, was able to become, in his own words, a puppet master, influencing the behavior of some of the country's leading politicians, businessmen, and state officials. The typical member of the P2 would join the lodge not because of some philosophical adherence to Masonic principles. Rather, he would seek membership because, as promised by Gelli, the extensive network of contacts and political influence spawned by the P2 would allow him to advance his career more rapidly, often eliminating political obstacles and opposition. The end result was a positive-sum game. The increased power and influence of a P2 member inevitably resulted in the increased power and influence of other P2 members, which in turn strengthened the hold of the organization created by the puppet master over the country's economic and political system. This is why we tend to regard the P2 phenomenon as a conspiracy among certain political and economic leaders whose purpose was to undermine the normal functioning raison d'etre of the democratic system in order to further the individual and collective interest.